Bentornate e bentornati in una nuova vicenda esistenziale di un'artista crepata e dimenticata. Io sono Caterina e ogni settimana ripercorro insieme a voi la storia di un'artista donna che, diciamo, è stata un po' ignorata o dimenticata. La parola rivoluzione ce l'ho nell'anima perché non sono conformista. Oggi parliamo della donna, una delle donne più importanti del Messico. Pensate che sia Frida Kahlo? Assolutamente no, però è stata con Frida Kahlo. È una cantante che ti strappa il cuore dal petto ogni volta che la senti cantare e sono molto contenta di potervela raccontare. Oggi parliamo di Chavela Vargas, però prima stavo per dire ciclo. Sigla. Sono Caterina Fassina e questo è Margine, un podcast che riporta in vita artisti rimasti nell'ombra. María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano nasce il 17 aprile del 1919 in Costa Rica. Sua madre Erminia è un'aristocratica, mentre suo padre Francisco è un contadino e un soldato. I suoi genitori divorziano quando lei è piccola e tra l'altro poi il padre muore anche prematuramente. La sua famiglia è molto religiosa e tradizionalista, nonostante il divorzio. Vabbè, contraddizioni comuni anche oggi. Sono pieni di pregiudizi e i suoi genitori pensano che Isabel, la chiamano Isabel, non Maria Isabel, sia pazza. E la emarginano molto per questo motivo. Lei è una bambina estremamente sensibile, sente profondamente il mondo, soprattutto la natura. La mia infanzia era la ricerca eterna di una stella, di una luce che non appariva mai. Diciamo che i primi anni di vita della piccola Isabel non sono molto facili, nemmeno da un punto di vista della sua salute. Prima rimane cieca per qualche tempo dopo un'infezione e viene curata da uno sciamano ed è lo stesso che la guarisce anche dalla poliomelite. In tutte queste tragedie Isabel canta. Lei dice di essere nata cantando, ma diciamo che a 8 anni inizia a fare sul serio, inizia a sognare proprio una carriera nella musica. Rimane però una bambina molto schiva e reputata molto strana, nessuno fa amicizia con lei, quindi si ritrova isolata. Poi da adolescente utilizza anche un'estetica particolare per il tempo, si veste come un uomo, tanto che i suoi familiari si vergognano a portarla in giro e cercano di nasconderla il più possibile. Da quando ho aperto gli occhi sul mondo non ho mai dormito con un uomo, mai. Figurati la purezza, non ho niente di cui vergognarmi. I miei dei mi hanno fatta così. E così significa lesbica, cosa per cui i genitori maledicono il giorno in cui l'hanno concepita. Quella sera avrebbero potuto guardare la televisione, ma la televisione ancora non esisteva e quindi li ha colpiti questa disgrazia di una figlia lesbica. Comunque diciamo che a causa della sua sessualità e del suo modo di apparire, a 17 anni Isabel lascia la Costa Rica per il Messico, con la speranza tra l'altro di vivere della sua musica. Non è che il Messico degli anni 30 sia un paese sviluppato da nessun punto di vista, ok? Ma sicuramente lo è molto di più della Costa Rica e Isabel sogna proprio il Messico perché quella messicana è l'industria cinematografica più sviluppata del Sud America e quindi è cresciuta guardando queste stelle del cinema messicano. Voleva fare la loro vita. Quando arriva in Messico prende in affitto per 10 pesos al mese una stanza in questa pensione di una signora nicaraguense. Raccatta soldi facendo la signora delle pulizie, la commessa. Nel frattempo cerca di diventare cantante. Però è molto difficile perché nonostante l'industria musicale messicana stia subendo un'espansione positiva, comunque quella nella musica rimane una carriera complicata da intraprendere. Isabel canta la cosiddetta canción ranchera, che è un genere musicale tipico del Messico, nato ancora prima della rivoluzione di inizio Novecento. Ne ho parlato nell'episodio su Tina Modotti, che però è solo audio, quindi sto pensando di rifare degli episodi anche video di quelli passati, tra cui quello di Tina Modotti. Comunque rispolveriamo un attimo, è la rivoluzione contro il dittatore Porfirio Diaz, che è anche la rivoluzione del famoso Pancho Villa. È molto sanguinolenta e miete moltissime vittime
e di fatto nemmeno si conclude nettamente fino al 1929. Quando si instaura il Partito Rivoluzionario Istituzionale. Nonostante questo partito sia centrista, la rivoluzione attrae moltissimi intellettuali e artisti di sinistra perché viene combattuta dai contadini, quindi dal cosiddetto proletariato agrario, ed è molto simile a quello che succedeva in Russia negli stessi anni. Anche lì il proletariato che destituisce gli zar è agrario e non operaio come quello di Marx. Ma queste veramente sono sfumature teoriche che non ci interessano in questo momento, anche perché ormai manco quelli che fanno parte dei collettivi hanno letto il manifesto del Partito Comunista, quindi noi torniamo al nostro Messico. In questo contesto rivoluzionario, la canción ranchera, quindi all'interno della rivoluzione, diventa il genere musicale dei ribelli, dei contadini, ed è quindi un genere fortemente politicizzato perché viene utilizzato per cantare la protesta contro i ricchi e contro gli aristocratici. Arriviamo a Isabel, che all'inizio di questi anni di gavetta, cantando la canción ranchera, si veste come una diva del cinema. Indossa vestiti lunghi, tacchi alti, si trucca e utilizza l'estetica di tutte le cantanti messicane. Sono molto femminili, impersonali anche, un po' modeste da un punto di vista comportamentale, si muovono tutte allo stesso modo, sono degli oggetti sessuali, muovono così il seno di fronte, sono molto civettuole, ok? Isabel però ovviamente non si trova per niente a suo agio e quando vola dalle scale a causa dei tacchi decide di non indossare mai più delle scarpe del genere o un vestito senza spalline perché non riusciva a muoversi perché gli partiva il seno. Nel 1942 quindi Isabel diventa Chavela, che è un soprannome di Isabel, e lei dice che Chavela è una cabrona, una stronza, traduciamolo così, ma vabbè. Quindi a questo punto lei torna a vestirsi come un uomo, fuma sigari in continuazione, porta con sé una pistola, sbevazza come un pirata di Sua Maestà e sopra gli abiti maschili quando si esibisce porta un poncho che è tipico dei contadini e che diventa il suo tratto distintivo. Per essere accettata in un Messico, in un'industria musicale messicana macista e misogina, lei deve diventare più macia dei machos e quindi assume su di sé una serie di comportamenti che all'epoca rientrano nello stereotipo del maschio forte, tipo il sigaro e tipo l'alcolismo, ma che sono ovviamente autodistruttivi e tossici. Dopodiché lei cambia completamente anche il genere della canción ranchera, non solamente l'estetica delle cantanti donne. Solitamente questo genere lo canta un uomo accompagnato da un mariachi, quindi uno che, detta molto brutalmente, suona le maracas. Chavela però riprende il genere e lo modifica adattandolo alla sua voce, quindi via le maracas e tutto quello che lei considera un fronzolo, solo la voce e la chitarra, spesso tra l'altro rallentata. E la sua voce è particolarissima ed effettivamente necessita di tutta l'attenzione possibile. Chavela Vargas ha una voce talmente tanto particolare che è evidente che le sue corde vocali siano a tutti gli effetti uno strumento musicale. Come dico sempre, anche con Ornella Vanoni, no? Ci sono delle cantanti che basta che facciano e sai che sono loro, non hanno bisogno di dire niente. Comunque, Chavela si esibisce principalmente nei cabaret. Una sera si esibisce a El Afro davanti alla moglie di José Alfredo Jiménez, che è un famosissimo cantante che già cantava una canzone ranchera più malinconica, con temi simili a quelli del blues, quindi questi amori devastanti che ti ammazzano dentro. Ecco. Come José torna dalla tournée, sua moglie lo trascina a El Afro a ascoltare questa ragazzina, Chavela. Ed è così che i due iniziano un'amicizia tanto profonda quanto deleteria per entrambi. Diciamo che loro scorrazzano per il Messico, cantando e bevendo tutta la tequila che riescono a trovare.
Chavela beve soprattutto perché ha paura del palcoscenico, dice che nel buio del palcoscenico lei si sente orfana di qualsiasi cosa, e però lei diventa anche la migliore interprete dei testi di José, tant'è che lui dice è come se lei avesse imparato a vivere nelle mie canzoni. E queste sono canzoni che raccontano appunto di amori infelici terminati veramente malissimo. Se vi siete appena lasciati evitate, oppure no, cioè se vi piace crogiolarvi nel dolore c'è anche quella fase lì. Quindi se volete piangere ve le consiglio. Ve ne leggo una, adesso non ve la metto in sovraimpressione perché è talmente lunga che poi ci perdiamo. Questa si intitola Ojalá que te vaya bonito. Spero che le cose ti vadano bene, spero che le tue pene finiscano, che ti dicano che io ormai non esisto più e che tu possa incontrare persone migliori, che ti diano ciò che io non sono riuscito a darti, anche se ti ho dato tutto quello che avevo. Non ti disturberò mai più. Ti ho amata, ti ho persa, pazienza. Quante cose sono rimaste accese nel profondo della mia anima? Quante luci hai lasciato accese? Non so come riuscirò a spegnerle. Spero che il mio amore non ti faccia soffrire e che tu mi dimentichi per sempre, che le tue vene si riempiano di vita e che tu conosca la fortuna. Non so se la tua assenza mi ucciderà, anche se ho il petto d'acciaio, ma nessuno mi chiami codardo senza sapere quanto ti ho amata. E Chavela è la prima donna a cantare questi versi a un'altra donna. Però in Messico si può essere lesbica solamente sul palcoscenico, mai nella vita reale. Per questo motivo lei in realtà non dice mai apertamente di essere lesbica, ma costruisce attorno a sé comunque una leggenda nera, cioè si sa che Chavela gira su questo cavallo bianco e che ottiene ogni donna che desidera. Quindi anche se non esiste l'ufficialità, viene comunque insultata per la propria sessualità. Negli anni 40 incontra la pittrice Frida Kahlo. Lei fu come una visione. Guardandole il viso e gli occhi pensai che non fosse un essere di questo mondo. Le sue sopracciglia erano una rondine in pieno volo. Le due si innamorano perdutamente. Questa è una foto che gli scatta Tina Modotti. Vivono insieme per 5 anni, quando tra l'altro Frida è sposata ancora con Diego Rivera. Ma insomma è un matrimonio tormentato, molto particolare. Lui ha pure un figlio con la sorella di Frida. Vabbè, non ci addentriamo, comunque un casino, non un matrimonio. Chavela però a un certo punto si stufa, diciamo. Cioè lei non crede all'amore eterno. Si concepisce come nomade e utilizza i versi di Pablo Neruda, così corto l'amore, così lungo l'oblio, per insomma dire che lei pensa che la solitudine sia la sua compagna più fedele. E quindi dopo 5 anni lei dice a Frida che se ne deve andare. Al che Frida le risponde: lo so, è impossibile legarti a qualsiasi vita. Quindi insomma lo accetta abbastanza serenamente. E le due non si vedranno mai più perché poi Frida muore nel 1954. Nel 1961 Chavela riesce finalmente a incidere il suo primo album, Noche Bohemia, Notte Boema. Chavela entra quindi, diciamo, nei circoli giusti, no? Persino il presidente del Messico le regala un Alfa Romeo, quindi aveva le giuste connessioni. Si esibisce principalmente nei locali dell'elite messicana e anche nei clubs dove le stelle del cinema di Hollywood vanno in vacanza, in particolare a La Perla di Acapulco. Finisce a cantare pure in uno dei 14 matrimoni di Elizabeth Taylor. Immersa in questo mondo ed essendo una seduttrice nata, è molto bella poi, fa parecchie conquiste. I politici e gli intellettuali portano le proprie mogli a sentirla cantare e le mogli finiscono per innamorarsi di Chavela, che ha moltissime storie con queste donne, su cui però mantiene sempre il riservo, cioè non fa mai nomi se non alcuni quando ormai è anziana. Ad esempio al matrimonio di Elizabeth Taylor incontra Ava Gardner. È inutile dirvi che l'attrice perde la testa per lei, quindi vabbè. Diciamo che Chavela ha una vita particolarmente attiva, beata lei. Il 23 novembre del 1973 José Alfredo Jiménez muore, probabilmente per cirrosi epatica, comunque per qualche problema legato all'abuso di alcol. Chavela è distrutta da questa cosa, probabilmente lui è il suo unico vero amico. Si siede accanto alla sua tomba con una chitarra e una bottiglia di tequila e gli canta questa canzone. Si intitola E l'ultimo trago. Beviti quest'ultima bottiglia con me e con l'ultimo sorso andiamocene.
Voglio vedere che sapore ha perderti, senza mettere nei miei occhi le tue mani. Questa notte non ti supplicherò, questa notte te ne vai per davvero. Quanto è difficile doverti dimenticare, senza sentire che non mi ami più. Niente mi hanno insegnato gli anni. Ricasco sempre negli stessi errori. Ancora una volta a brindare con sconosciuti e a piangere per gli stessi dolori. Beviti quest'ultima bottiglia con me e con l'ultimo sorso baciami. Aspettiamo che non ci siano testimoni, caso mai ti dovessi vergognare. Se un giorno senza volere ci incrociamo, non abbassarti, non guardarmi in faccia. Semplicemente diamoci la mano e poi che mormori pure la gente. Diciamo che gli canta questa canzone, ma immaginate una donna nel Messico degli anni 70, perché Jiménez muore nel 73, che canta questa canzone a un'altra donna, senza cambiare i pronomi. Questi testi ti strappano il cuore dal petto, veramente. E poi la sua voce non fa che peggiorare la situazione. Per motivi di copyright a me dispiace molto non potervele fare ascoltare. Appena finisce questa storia andate a ripescarle. L'unica cosa che posso fare è leggervene alcune, cioè tradurvele poi. Questa ad esempio è Paloma Negra, che trovate anche nel film Frida prodotto da Salma Hayek, in cui compare anche Chavela Vargas, ma questo poi ve lo dirò dopo. Mi sono stancata di piangere e l'alba non arriva. Non so più se maledirti o pregare per te. Che verso è? Non so più se maledirti o pregare per te. Mamma mia! Ho paura di cercarti e di trovarti, lì dove i miei amici mi giurano che vai. Ci sono momenti in cui vorrei solo spezzarmi e strapparmi i chiodi di questo dolore, ma i miei occhi muoiono senza guardare i tuoi e il mio amore all'aurora torna ad aspettarti. Reagisco così perché ho già in mente come lei li canta, quindi diciamo che alcuni fanno parte della tradizione, così come succede anche con il blues, con il jazz, sono sempre, diciamo, i soliti testi che poi gli interpreti fanno propri, no? Nel caso della canzone ranchera di Chavela Vargas non penso sia possibile che nessun altro li faccia propri, cioè questi testi sembrano nati e fatti per essere cantati solamente da lei, come se prima di lei queste canzoni non esistessero. Tutti i testi che tocca diventano assolutamente suoi e diventano d'oro. Avete presente tra l'altro che Picasso sosteneva che i grandi artisti non imitassero ma che direttamente rubassero agli altri? Ecco, Chavela fa esattamente questa cosa e quindi è una grandissima artista. Dopo la morte di José, l'alcolismo però di Chavela peggiora. Beve tequila prima, durante e dopo essersi esibita, quindi i suoi spettacoli sono un po' imbarazzanti, non si regge in piedi, barcolla, spesso sviene e quindi inevitabilmente nessuno la chiama più. Quindi si allontana dalle scene e vive per 12 anni lontano dal palcoscenico, in povertà assoluta, perché la sua casa discografica non le paga le royalties dei dischi. Per di più il suo discografico le fa terra bruciata intorno perché Chavela le aveva rubato la fidanzata, come se tra l'altro la fidanzata fosse un oggetto per cui uno te lo ruba, non aveva libero arbitrio. Comunque la gente inizia a pensare che Chavela sia morta. Dove abita, molti amici che si prendono cura di lei come possono, le danno da mangiare quando lei non ha soldi per comprarsi il cibo. Comunque continua a essere un alcolista e a sprofondare in questi atteggiamenti assolutamente autodistruttivi. Nel 1988 una sua amica va a trovarla a casa e la trova con un mascalzone che avrebbe voluto farle firmare un contratto in cui lo nominava sua agente. Preoccupata, questa sua amica chiama Alicia Elena Perez Duarte, che è un'avvocatessa. Alicia si reca a casa di Chavela, è il 2 settembre dell'88, e la trova con questo cialtrone a cui intima di andarsene e gli dice: guarda, Chavela adesso ha rappresentanza legale e quindi non firma niente senza il mio consenso, e quindi dice a Chavela: adesso ce ne occupiamo. Questa donna è talmente tanto distruttiva che
pensa che adesso ce ne occupiamo significhi che dobbiamo far fuori questo cialtrone, e quindi afferra la pistola. Per fortuna Alicia la ferma prima che gli sparasse, per dirvi il personaggio, no? Per dirvi in che stato mentale viveva. Comunque sto parassita se ne va, e da quel momento Alicia e Chavela non si separano per tanti anni. Alicia ha dei figli da una precedente relazione, ma si innamora assolutamente di Chavela. Lei la chiama Signora, mentre Chavela la chiama Nina. Hanno una relazione totalizzante, nonostante Chavela sia una persona difficilissima. Poi sicuramente l'alcolismo non aiuta, però diciamo che Chavela deve la sua guarigione ad Alicia e ai figli di Alicia. Perché? Perché Chavela smette di bere quando durante una gita con Nina e suo figlio di 6 anni purtroppo capita una cosa molto grave. Chavela si allontana con il bambino per insegnargli a sparare ai ragni. Giustamente i ragni si uccidono con una pistola, mi pare una reazione legittima, non spropositata proprio per niente. Quando Alicia li trova, si incazza come una iena, comprensibilmente. Prende il bambino e dice a Chavela che se non la smette di bere non li rivedrà mai più. Per una settimana Alicia non risponde alle telefonate di Chavela, finché questa si presenta sotto casa sua e le dice che lei e i suoi figli sono la cosa più importante che abbia nella vita e che quindi non toccherà mai più alcol. E così tra l'altro è stato, cioè Chavela da questo momento smette di bere. All'inizio degli anni 90 Chavela ritorna sul palcoscenico di un piccolo cabaret a Città del Messico. Sono 12 anni che non si esibisce. E tutti, come ho detto prima, pensavano fosse morta. E quindi la voce che Chavela Vargas era ancora viva si sparge molto velocemente. Quindi diciamo la carriera di Chavela pare riprendere, ma la relazione con Alicia si consuma. Chavela è molto arroccata nel suo macismo. D'altronde per sopravvivere aveva dovuto essere macia per tutta la vita, no? Per cui non riesce ad abbassare queste sue difese e quindi la relazione tra le due assume anche dei tratti un po' violenti e Alicia a un certo punto decide di andarsene. Nel 1992 un gruppo di spagnoli viene a sapere che Chavela è ancora viva, che pure loro pensavano fosse morta. La invitano quindi a cantare al Teatro Caracol a Madrid ed è qui che la carriera di Chavela diventa internazionale. Lei vive un periodo d'oro, veramente un'altra carriera. Il regista Pedro Almodóvar, che era giovanissimo, veramente un ragazzino all'epoca, aveva già usato qualche sua canzone nei suoi film, la ammirava molto, sentiva una corrispondenza, un'affinità elettiva, ecco. Per cui non vi dico quando Pedro Almodóvar ha scoperto che era viva ancora. I due si incontrano e diventano amici molto stretti, tant'è che Chavela dice che Pedro è l'unico suo marito sulla terra. Chavela inizia a cantare nei teatri spagnoli, arriva persino alle Olimpiadi Parigi. Poi a 80 anni fa coming out, è il 2001. Lei non aveva mai fatto coming out, anche perché la parola lesbica non le piaceva, perché gli era sempre stato rivolto come un insulto. Quindi diciamo che poi, dopo aver incontrato Pedro Almodóvar e insomma la comunità LGBTQIA+, in Spagna, che sicuramente era un pochino più progressista forse del Messico, inizia ad abbracciare la sua sessualità anche pubblicamente. A 83 anni invece canta al Carnegie Hall, il teatro più importante di New York. Canta con ancora più profondità e consapevolezza rispetto a quando era giovane. La gente esce dai suoi concerti dopo aver versato lacrime liberatorie, sembra veramente una seduta di psicoterapia collettiva, perché lei riesce a costruire un dialogo intimo a tu per tu davanti a platee immense, utilizzando solamente la sua voce e una chitarra. Alcuni nemmeno capiscono lo spagnolo, ok? Eppure veramente escono dal teatro in una valle di lacrime e lei se lo spiega in questo modo. Quando io canto, quelli che mi ascoltano
sentono e piangono perché si rendono conto che ancora sono capaci di sentire nonostante i mali del mondo. L'unico modo di descrivere la voce di Chavela è immaginarsi veramente una ferita aperta da cui sgorga sangue a fiotte. Ora qualcuno sverrà quelli che sono sensibili al sangue, scusate, però effettivamente è così. Cioè lei è una ferita, cioè non trovo un altro modo per descrivere la sua voce veramente. Compare anche in qualche film, tra cui Frida, che racconta la storia di Frida Kahlo, che è interpretata da Salma Hayek. Tra l'altro la storia di questo film, la storia della produzione di questo film è interessante perché avrebbe dovuto produrlo Harvey Weinstein, ma Salma Hayek si rifiuta e poi alla fine mi pare che lo produca direttamente lei. Comunque guardatelo, è molto bello il film. E c'è Chavela Vargas che canta La Llorona, che è una canzone tradizionale messicana, ovviamente molto truce, che lo dico a fa. Chavela canta veramente fino alla fine. A un certo punto a Madrid si sente male, però vuole a tutti i costi morire in Messico e appena torna in Messico viene ricoverata per problemi respiratori. Muore alla veneranda età di 93 anni, il 5 agosto del 2012. L'eredità di Chavela Vargas è, secondo me, incommensurabile. È considerata ancora oggi la donna lesbica più importante del Messico, ovvero quella che ha aperto le porte a tutte le altre, nonostante non abbia fatto coming out fino al 2001. Quindi questo vi dice quanto un'estetica, un approccio alla vita sia di esempio per gli altri, sia di ispirazione per gli altri, molto più certe volte delle parole. Invece da un punto di vista musicale io penso che Chavela non abbia un'eredità, nel senso che è un unicum, quindi in qualche modo non ci lascia niente perché è più viva che mai. Lei ha proprio un talento nel donare il dolore agli altri, semplicemente cantando, cioè lei trasforma questo dolore, lo fa diventare veramente un gioiello. Secondo lei la musica non ha confini, ma ha un fine comune, che è l'amore e la ribellione. Diciamo che la musica è l'unico campo in cui Chavela crede nell'amore eterno e infatti per lei cantare è proprio un rituale. Ha una sacralità che va al di là del canto, proprio come se fosse una messa. Infatti pure il poncio lungo che utilizza somiglia molto a un abito talare. Pedro Almodovar la definiva una sacerdotessa ed effettivamente è quello che sembra. Questa vicenda esistenziale si conclude qui, spero di esservi stata di compagnia e vi auguro un buon ascolto delle canzoni di Chavela. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un commento se avete delle altre artiste crepate dimenticate da suggerirmi e noi ci vediamo settimana prossima. Bacini sul nasino.